Quest'anno il Foglio del Mobile compie 10 anni e quando abbiamo pensato a come celebrare questo importante anniversario è venuto abbastanza spontaneo l'idea di collaborare con l'Accademia di Brera. Dieci anni fa, quando ho incominciato questa avventura, ero molto giovane e l'idea di far reinterpretare da dei giovani talenti appunto dell'Accademia di Brera il percorso del Foglio del Mobile fino ad oggi mi ha abbastanza conquistato fin dall'inizio. Ai giovani artisti abbiamo lanciato una sfida con questo concorso. Con l'Accademia di Brera, appunto, abbiamo dato loro l'opportunità di proporre, di fare delle proposte creative su come, attraverso la reinterpretazione di alcuni pezzi di design, vedevano l'evoluzione del nostro magazine. Alcune aziende hanno partecipato al concorso dando a disposizione dei pezzi iconici che sono facilmente riconducibili appunto ai brand del design e dando così piena libertà agli artisti per potersi esprimere. Per noi era importante, per me principalmente, riuscire a sottolineare le caratteristiche principali che hanno portato poi il Foglio del Mobile ad evolversi, ad espandersi a livello internazionale, ma allo stesso tempo quei temi che generalmente cerchiamo di esportare nel nostro saper fare a livello editoriale. L'esperienza per le aziende è stata sicuramente interessante, in quanto in tutte le attività che fino ad oggi abbiamo sempre sviluppato come IFDM, come Foglio del Mobile, abbiamo sempre cercato di creare qualcosa in più rispetto alla classica collaborazione editore e azienda. Di solito le aziende sono abituate a lavorare con grandi designer, con architetti, e sicuramente professionisti che sanno già come mettere le mani sui pezzi di arredo. Trovarsi di fronte a dei giovani artisti è stato interessante anche perché il risultato finale era abbastanza imprevedibile, quindi per molti è stata una sorpresa vedere il loro pezzo cambiare. La creatività non può rimanere chiusa, ristretta in un ambito solo, ma deve vivere momenti di contaminazione. Ecco, la contaminazione è il tema principale di questa operazione, cioè la possibilità che questi oggetti preziosi, molto spesso ad alta tecnologia in altri casi, comunque prodotti di alto livello dell'artigianato italiano, siano stati messi in discussione, siano stati come reinventati, qualcuno perfino ribaltato, se possiamo dire, come nel caso di grandi letti, di divani, di poltrone, con l'obiettivo proprio di dimostrare non solo la creatività degli artisti, ma anche i valori creativi dell'oggetto stesso. La mano dell'artista, anche se pur giovane, anche se un creativo che vive all'interno di questo fantastico laboratorio che è Brera, gli consegna una nuova anima, gli consegna una nuova dimensione, in alcuni casi drammatica, in alcuni casi ironica, in alcuni casi allegra e spensierata.
posso affermare di essere abbastanza soddisfatto del risultato finale, quindi un risultato complessivo che include la reinterpretazione di circa 20 pezzi di design, oggi li possiamo chiamare opere, non più pezzi di arredo, e affiancati anche correlati da una decina di tele che invece vogliono raffigurare in maniera più incisiva, più espressiva quelle che sono state le tappe del foglio del mobile. Dall'idea iniziale di questo progetto fino alla conclusione, quindi alla celebrazione appunto del 10° anniversario, è passato circa un anno, perché 10-12 mesi fa abbiamo contattato Brera, abbiamo deciso di incominciare a pensare a come collaborare insieme, fino poi a inserire questo progetto nel percorso didattico di questi giovani talenti. Nel frattempo abbiamo anche sviluppato le nuove strategie per il futuro del foglio del mobile, per far sì che anche i prossimi 10 anni saranno ricchi di contenuto come sono stati questi che celebriamo oggi.